La ricetta che facciamo oggi secondo me è proprio perfetta per l'estate. Io la trovo molto saporita, ma al tempo stesso leggera ed è anche molto facile da realizzare, a patto naturalmente che utilizziamo la pasta comprata. Come pasta io impiego normalmente le linguine, ma qui mi voglio superare e quindi farò i tonnarelli fatti a mano. Quindi la ricetta di oggi è tonnarelli, zucchine, naturalmente ci sono anche i pomodorini, c'è la cipolla, insomma è bello saporito, e tonno. Al posto del tonno io però utilizzo il tonnetto, questo è tonnetto sott'olio. Il tonnetto ha una stazza minore e questo è importante perché i pesci di grossa taglia possono accumulare nelle loro carni dei metalli pesanti. Se troviamo dei tonni freschi di piccola taglia, anche il tonno fresco può andare benissimo. Il tempo maggiore che ci impiego è quello per fare la pasta fatta in casa. Naturalmente se non è nelle vostre priorità fare la pasta fatta in casa, guardatevi il video giusto per intrattenimento, ma comunque nella vostra pentola buttateci le linguine che veramente ci stanno veramente bene. I tonnarelli sono un formato di pasta lunga che se andiamo a Roma non possiamo mancare di assaggiare. È una pasta che si ottiene mescolando sia la semola rimacinata di grano duro sia la farina bianca, quindi la farina di frumento. Io naturalmente utilizzo un frumento particolare, utilizzo il farro che, come la semola rimacinata che impiego, è un prodotto italiano. Quindi andiamo ad aggiungere 2 farine, ci vuole poca farina di farro, il resto sarà semola rimacinata di grano duro. Andiamo ad aggiungere l'acqua, questa è acqua oligominerale, l'aggiungiamo a poco alla volta così che l'impasto non risulterà eccessivamente morbido. Mettiamo una presa di sale e cominciamo a mescolare con il cucchiaio. E adesso possiamo impastare sul piano da lavoro. Dopo 5 minuti la pasta è diventata bella liscia, andiamola a dividere in pezzi e formiamo dei panetti. Iniziamo con il livello 1 della macchinetta. E lo passiamo per 3 volte. E poi lo mettiamo direttamente al livello 3. Un po' di farina sul piano. E la sfoglia così ottenuta la andiamo a tagliare con il maccheronaro. Per fare i tonnarelli io mi aiuto con questo attrezzo. Questo è il maccheronaro, io lo utilizzo per fare le stese, ma anche il tonnarello viene veramente molto bene con questo tipo di mattarello, che è un mattarello a sezione triangolare. Quando facciamo questa operazione dobbiamo essere molto decisi, la pressione deve essere costante e regolare, non dobbiamo andare avanti e indietro con il mattarello perché altrimenti poi sarà difficilissimo dividere i singoli tonnarelli. Un pochino di semola sopra, separiamoli. Li infariniamo per bene, ne facciamo un nido e li mettiamo su un canovaccio pulito.
Mettiamo a scaldare l'olio extravergine d'oliva nella padella. Incominciamo a tagliare una zucchina in rondelle sottili. E quando l'olio è caldo andiamole a friggere. Lasciamo friggere le zucchine fin quando non sono croccanti e queste poi le andiamo a mettere da parte perché le aggiungeremo al piatto finito all'ultimo momento. Nel frattempo il resto delle zucchine le andiamo a tagliare a tocchetti molto piccoli. Un pochino di sale e sono pronte. Ora nell'olio mettiamo tutte le altre zucchine insieme alla cipolla e anche questa la tagliamo a fettine. Mettiamo un pochino di sale e intanto che cuociono andiamo a tagliare i pomodori. E ora che le zucchine sono rosolate aggiungiamo anche i pomodori. Abbassiamo un pochino la fiamma, mettiamo abbondante basilico e lasciamo cuocere. E ora che il pomodoro è cotto possiamo aggiungere il tonnetto. Sbricioliamolo un pochettino. Ci diamo giusto una girata per far insaporire e possiamo spegnere. L'acqua bolle, abbiamo già messo il sale e possiamo buttare i tonnarelli. E dopo 5 minuti i tonnarelli sono cotti e li possiamo scolare. Andiamoli a condire con il sugo di zucchine e tonno e mescoliamo. E per terminare andiamo a mettere le zucchine a rondelle.